a date of prep. Way. Gone in 60 seconds. Salve a tutti amici, benvenuti di nuovo sul canale. Quest'oggi volevo parlarvi di una nuova proposta della Eagle Moss che in questo periodo sta sfornando modelli uno appresso all'altro, a quanto pare. Sto parlando del nuovo modello chiamato Eleanor, che chiaramente si rifà al modello di vettura reso famoso dal film Fuori in 60 secondi con Nicolas Cage, un film che se non erro era del 2000 all'incirca. Il modello sarà in scala 1 a 8, quindi seguirà le misure standard proposte quasi sempre dagli editori per questo tipo di modelli. Sarà un modello chiaramente anche questo realizzato soprattutto in metallo die cast e con parti in plastica e molto prossimo all'inizio delle spedizioni, in quanto fra pochi giorni comincerà la distribuzione. Non verrà distribuito nelle edicole perché, come vi ho già accennato nei video precedenti, Eagle Moss ha fatto la scelta di non proseguire le distribuzioni nelle edicole, quindi anche in quelle italiane non sarà presente. Ha però realizzato un sito europeo che quindi sarà differente da quello di solito usato sempre dalla Eagle Moss per commercializzare i propri prodotti in Inghilterra e negli Stati Uniti. E da questo sito europeo, di cui poi vi lascerò sempre il link in descrizione, sarà possibile effettuare l'ordine da tutti i paesi dell'Unione, quindi praticamente Italia, Francia, Germania e così via. Andiamo a vedere un pochino in dettaglio come è realizzato questo modello, sempre basandoci ovviamente sulle immagini che possiamo trovare qui su questo sito, e poi dopo andremo a fare una piccola simulazione di acquisto per vedere come funziona. Allora, scendendo possiamo innanzitutto vedere che c'è il marchio Diecast Club, che è il marchio usato da Eagle Moss per presentare tutto quello che riguarda un po' il settore automobilistico di modellismo da lei proposto. Il nome della vettura, che chiaramente è marchio registrato, dice che è un modello ingegnerizzato con precisione, è facile da costruire, che si utilizzano praticamente solo viti e non è necessaria né colla né vernice. Qui ci sono delle prime immagini di come è fatto il modello. Possiamo vedere in particolare che è completamente ispezionabile, quindi è possibile aprire cofano, portiere, bagagliaio, eccetera. Ci sarà anche il motore realizzato abbastanza in dettaglio, come sempre in questi casi. Qui possiamo vedere la livrea che scorre per tutta la lunghezza della macchina, posta in alto. Scendendo qui troviamo scritto 13, che praticamente sono i giorni che mancano al lancio ufficiale del modello, quindi è veramente imminente. Qui ci dice che l'offerta di introduzione è limitata nel tempo di 4 euro per la prima spedizione, che sarà priva di costi di spedizione quindi, e verranno dato il primo e il secondo fascicolo con le relative parti da montare, un poster e un raccoglitore e due pin badge che credo siano due spillette. Qui chiaramente ci dà dei dettagli così generici, ci dice che il modello sarà in scala 1 a 8, che è ripreso appunto dal film Gone in 60 Seconds, quindi fuori in 60 secondi per come è stato fatto il titolo in italiano. Sarà lungo 58 cm, quindi di notevoli dimensioni, paragonabile allo standard usato anche dagli altri editori per questo genere di modelli. E avrà autentici dettagli e sarà molto accurato, eccetera, eccetera. E tutti, diciamo, i fans del film lo stanno aspettando. La prima spedizione arriverà chiaramente con questo fascicolo che descriverà sia le fasi di montaggio e sia alcune immagini della vettura utilizzata nel film, con probabilmente anche dei retroscena del dietro le quinte. Un poster e il raccoglitore, come dicevo poc'anzi. Ogni seguente spedizione conterrà fascicoli con i pezzi di 4 kit, quindi praticamente di 4 fascicoli e relativi pezzi da montare. Tutte le parti dei modelli saranno fornite preverniciate e quindi sarà semplicemente necessario assemblarle insieme con l'ausilio di viti, quindi non sarà necessaria colla. Tutte le sottoscrizioni riceveranno dei regali per un valore complessivo di 110 euro.
Però i sottoscrittori del pre-order riceveranno anche queste due spillette extra e poi un portachiavi e tre postcard, che credo siano dei poster, per un valore di 35 euro. Andiamo un attimo a vedere. Allora, qui praticamente ci mostra il fascicolo, il raccoglitore. Queste sono le prime parti che invieranno, quindi praticamente c'è una parte del muso della vettura, un cacciavite che come sempre viene fornito per montare questi modelli. Sicuramente la qualità del cacciavite non sarà eccelsa, quindi io consiglio sempre di reperirne uno di buona qualità, soprattutto per non rovinare le teste delle viti. Qui chiaramente è un pneumatico, quindi verrà fornito anche probabilmente come secondo pezzo da assemblare parti della ruota. E andiamo a vedere se dice qualche altra cosa in più che ci può interessare. Ma diciamo no, questo descrive sempre come funziona la sottoscrizione, ma è il classico sistema. Praticamente ecco, ripiglio che a 3,99 viene fornito il primo fascicolo con quelle parti e il raccoglitore. Verranno spediti regolarmente le parti a casa vostra, allegate chiaramente anche ai fascicoli, al costo di 11,99 € per kit, quindi praticamente ogni fascicolo più i pezzi allegati costerà 11,99 più 0,99 di postage and packing, quindi di spedizione, e il costo chiaramente è per ogni fascicolo, quindi praticamente ogni mese voi dovreste pagare circa 12 euro più 0,99 a fascicolo moltiplicato per 4, quindi diciamo saranno 12, 24, 36, 48, intorno ai 52 euro se non ho calcolato male al mese, e questa spesa è comprensiva di spedizione. Ci saranno dei regali esclusivi. Qui dice il valore oltre i 145 euro, quindi è già un valore diverso da quello dichiarato prima, se non erro. Comunque, quello poi chiaramente è un valore opinabile perché lo sanno loro qual è il valore reale, noi ci dobbiamo chiaramente fidare. E poi vi dice che la soddisfazione è garantita, quindi voi vi potete rilassare e procedere al divertimento e soprattutto all'acquisto. Qui visualizziamo i classici sistemi di pagamento proposti da Egalmoss ultimamente. Come possiamo vedere c'è il Monthly Regular Subscription che prevede il pagamento di 11,99 più 0,99 di spedizione per ogni fascicolo. Ne verranno forniti 4 al mese e quindi il costo è quello che vi ho indicato prima. Se invece uno opta per il prepagato, in questo caso dei 3 mesi, come vediamo qua, il costo per singolo fascicolo diminuisce un pochino, il costo di spedizione rimane invariato, quindi alla fine, a fine anno avreste risparmiato circa 29 euro, chiaramente, però questo risparmio chiaramente poi dovete considerare che va calcolato che non sarà sufficiente un anno per completare il modello, quindi è un risparmio che poi dovrete rinnovare con lo stesso tipo di sottoscrizione anche per l'anno seguente. Chiaramente non è obbligatorio, si può anche cambiare sistema per l'anno dopo, ma diciamo che se uno comincia in un modo sarebbe opportuno anche continuare con lo stesso modo per l'anno successivo, in maniera da mantenere lo sconto. Lo sconto che sale nel caso di un prepagato dei 6 mesi, dove come possiamo vedere scendiamo a 10,79 per fascicolo più 0,99 sempre di costo di spedizione, e questo non cambia. In questo caso il risparmio annuale sarà di 57,60 e chiaramente avrete pagato 24 kit in questo caso nell'arco dei 6 mesi. Poi c'è il risparmio ancora maggiore sull'offerta a 12 mesi, chiaramente più impegnativa perché bisognerà anticipare più soldi insieme, il risparmio sarà pari al 15%, ogni fascicolo costerà 10,99 più i classici 0,99 di spesa di spedizione. Ogni spedizione mensile sarà composta da 4 kit, quindi questa spesa complessiva moltiplicato 4, e in più a chi fa questa scelta viene regalato questo cappellino. In questo caso il risparmio annuale sarà di 86,40 €, che non è poco, comincia a essere un risparmio notevole, e avrete pagato 48 fascicoli e relative parti. Adesso poi andremo a vedere a quanto ammontano il totale dei fascicoli, ma normalmente sulle vetture siamo sempre intorno ai 2 anni e mezzo al massimo, non di più. Scendiamo sotto e qui ci dice quali sono i regali. In questo caso vediamo che c'è un raccoglitore, c'è un portachiavi,
Questo non riesco ancora a vedere bene, ma potrebbe essere un caricabatterie, un power bank. Questo dovrebbe essere un poster, il cappellino che dicevo, questi sono i tre poster, queste sono delle tazze con il logo dell'Eleanor e il Gone in 60 Second. Qui c'è una riproduzione della targa della vettura, dovrebbe essere in scala reale, che chiaramente non è utilizzabile sulle nostre vetture reali, ma si può mettere, diciamo, come ornamento. E qui è riproposto il modello su una specie di base, quindi credo sia fornita anche una sorta di teca. Vediamo un po', eh. Allora, sì, allora dicevamo, qui, scusate, allora qui viene fornito il display base, quindi una base su cui esporre la vettura, la targa che vi dicevo poc'anzi. Questo è una tazza che credo che sia riscaldabile, perché qui vedo che c'è una sorta di caricatore da auto, no? Che si inserisce l'accendisigari. Vediamo un po' come dice, sì, riscaldato, eh sì, è una tazza praticamente da viaggio, quindi si può attaccare alla presa a 12 volts della vostra vettura, quindi sì, e questa è una cosetta interessante magari che può piacere. Andando avanti, qui troviamo il poster, poi il raccoglitore. Ah no, questo qui non era il power bank, queste sono le spillette che vi dicevo, quindi le spillette che verranno fornite a chi fa l'abbonamento ovviamente. Qui vediamo il portachiavi, questi sono i tre poster. Scusate, voglio vedere un attimo una cosa. Allora, mm, ah, ecco, le spillette sono riservate a chi fa il pre-order prima del 17 gennaio, quindi siamo con pochissimi giorni di tempo per farlo, chi di voi è interessato. Vediamo se anche per questo è prevista la stessa cosa. Eh sì, anche per quanto riguarda il portachiavi, stessa cosa, bisogna farlo l'ordine entro il 17 di gennaio. Stessa cosa anche per queste postcard, quindi questi mini poster, mentre il cappelletto è riservato solo a chi fa l'abbonamento con 12 mesi anticipati, quindi prepagando i 12 mesi. Per quest'altra invece che avevamo già visto, no, questi dovrebbero essere regali standard proposti a tutti. Ecco, diciamo che c'è solo quella piccola differenza per quelle cose, là, quelle, diciamo, gli oggetti là. Qui come possiamo vedere è riportata la lunghezza del modello, 58 cm, ha una bella lucentezza, mi piace come verniciatura, quindi dovrebbe essere abbastanza appariscente come modello finito. Vediamo se ci dà ehm, qualche informazione in più. Dice questa unica replica è stata creata in collaborazione con Denise Shakarian Aliki, la moglie del leggendario H.B. Aliki, che scrisse e diresse l'originale film del 74 fuori in 60 secondi, dove per la prima volta Eleanor ha fatto da star. Ha catturato ogni dettaglio dalla misura, cioè dalla auto a misura reale, e è stato riprodotto praticamente fedelmente in questo modello. Poi vabbè, dice che chiaramente è stato realizzato con una licenza ufficiale in scala 1.8, che c'è una superba attenzione per i dettagli e alta qualità dei materiali. È stato fatto veramente un bel lavoro diciamo, nella procedura di progettazione. Questo modello è destinato a diventare un oggetto da collezione praticamente molto ambito, che saremo orgogliosi di mostrare, come dice qua. Vediamo un po' che dice. Ah, ci fa vedere qualche bel dettaglio ingrandito. Vediamo un po'. Working light, quindi il modello avrà naturalmente, come tutti i modelli di questo tipo, le luci che possono essere chiaramente attivate, quindi probabilmente saranno dotate di LED. Qui c'è anche il tappo del rifornimento per il carburante, come vediamo è ben riprodotto, sperando che sia anche questo in metallo. Questo è il tasto nitro, vedete, che era presente chiaramente nel cruscotto. Questi sono gli anelli di bloccaggio del cofano, credo, se non ricordo male. Questo è un dettaglio del cerchio, veramente carino, veramente ben fatto. Poi vediamo più in basso, qui c'è parte della strumentazione.
Certo, se veramente ricreato con questo dettaglio è veramente spettacolare, devo dire, eh. Di adesso non so veramente se queste sono immagini di quella reale. No, però da come dice qua, ogni possibile dettaglio è stato accuratamente riprodotto in scala 1:8, quindi dovrebbero essere i dettagli proprio del modellino questi. Guardate questo strumento qui, favoloso, questo dovrebbe essere il contagiri, è veramente molto 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 dettagliato. Questa è la bombola del nitro, chiaramente, anche questa è posta nel portabagagli, veramente carina. Questo è un visuale del cruscotto, molto dettagliato, con parti cromate, veramente sto rimanendo anch'io impressionato perché lo sto guardando per la prima volta anche io. Questa è la leva del cambio, notevole, notevole. Ah, questo è un primo piano del motore, veramente bello, guardate che bello effetto che dà, con questo effetto di motore nuovissimo, bello lucido, con il logo Eleanor stampato sopra, veramente bello, 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 bello. Allora, vediamo un po' di specifiche del modello. Ci dice altezza 17 cm, lunghezza 58, peso 8 kg, quindi ci troveremo a che fare con un bel modello pesante. Dovrete scegliere sicuramente un posto dove posizionarlo che sia in grado di reggere questo peso, quindi una classica vetrina con ripiani in vetro forse non è adatta, ci vuole qualcosa di più resistente perché comunque 8 kg incominciano ad essere tanti. Allora, le parti funzionali sono le porte apribili, quindi in questo caso ci saranno anche le finestre apribili, le luci chiaramente avanti e dietro, le ruote sterzanti, il motore e il suono del clacson addirittura. Quindi tutto sommato diciamo propongono gli effetti che sono presenti in quasi tutti i modelli di questa grandezza. Però diciamo che rispetto ai modelli classici di una volta che erano proprio statici senza nessuna funzione, in funzione abbiamo fatto un salto in avanti perché queste piccole migliorie diciamo di funzionamento potrebbero comunque attirare molto di più il collezionista, anche perché il modello chiaramente ha una impronta in più di realismo, no? Su questa cosa. Qui ci va a dare un'occhiata un po' a come è fatto il fascicolo, come possiamo vedere ci saranno le parti relative al montaggio spiegate in dettaglio, poi una panoramica sulla vettura e delle rubriche dedicate chiaramente all'universo dei film, come possiamo vedere qua. Ecco qua, poi qui c'è quest'altro riferimento a queste altre vetture, vedete? Poi qui possiamo vedere dei video che adesso li lanceremo perché chiaramente fanno parte dei video promozionali dedicati al modello. Diamo un'occhiata. My late husband, Toby Halicki, loved cars. Loved wrecked cars, he loved pristine cars, he loved to drive cars, he loved to take cars and do stunts that nobody's ever done before, and he did. And he loved cars since he was a little boy. Before he could reach the pedal, he learned how to drive because his family had a tow truck business when he was just a little boy. And so he just fell in love with cars. Yoel Wazana. I'm here with Fusion Motor Company, and today we're going to show you something really exciting. We're going to show you how we built the Eleanor from the Gone in 60 Second movie. Fusion Motor Company is about 74,000 square foot facility, from a full dealership to a full build shop and a carbon fiber manufacturing plant. All in-house paint and body. When the movie came out in 2000, when I saw the car, I was so excited. I got up on the edge of my seat when I saw it, and I'm like, wow, what is that? And that got me super excited. And when I got the opportunity to work with Denise and be able to get the license, I couldn't have been happier. We've been building this car for the last 5 years. Another things we'll show you is we are all one-stop shop
that the whole car never leaves our facility. The car starts here, we do the paint, we do the body, we do the electrical wiring, we do our own exhaust system for the car, all the upholstery, and obviously final assembly, and then we have the blast of going out there and driving it for about 200, 300 miles before we deliver it to our customer. È spettacolare su ogni punto di vista, il modello chiaramente è ben realizzato. Qui vedremo altri chiaramente ripiloghi delle FAQ, quindi le varie frequently asked questions, quindi le domande più fatte, che però normalmente riportano sempre le solite cose. Anche queste vi invito a dare un'occhiata a voi direttamente. E sappiate che comunque le spedizioni cominceranno a partire dal 20 gennaio 2021, quindi diciamo sono abbastanza vicine. Se siete interessati a questo modello vi consiglio già di prendere in considerazione l'idea di fare l'abbonamento il prima possibile, soprattutto per non perdere i regali esclusivi. La collezione sarà composta da 110 fascicoli e sarà suddivisa in spedizioni, in circa 28 spedizioni, quindi vi farete il conto velocemente quanto tempo ci vorrà, ma io credo che a occhio sono 2 anni e mezzo circa. Ok? Vediamo che si dice qualche altra cosa di interessante. Dice che hanno creato una serie di numeri speciali, quindi modelli in scala, delle stampe e altri complementi per la tua collezione. Queste poi chiaramente verranno proposte di volta in volta a chi è interessato, e di solito queste cose prevedono un pagamento a parte, quindi non è obbligatorio, però chi è interessato potrà acquistare questi accessori a parte rispetto al pagamento già fatto. Qui dice che potete pagare con Visa, Delta, Mastercard o PayPal, quindi penso che possa accontentare un po' tutti. Chiaramente ci sarà un servizio cliente dedicato, come potete vedere. Quello italiano è questo qui. Io poi ve lo riporterò comunque anche nel nostro gruppo Facebook, di cui dopo vi lascio il link in descrizione, e quindi da lì potrete chiaramente contattare la Eagle Moss per qualsiasi problema. Andiamo a fare adesso velocemente, perché non vorrei fare un solito video troppo lungo che vi annoia, come si fa per fare l'abbonamento. Allora, la pagina è questa, vi ricordo di assicurarvi di trovarvi sul sito europeo, quindi controllate che qui ci sia scritto EU, poi procedete compilando questo form. Allora, la prima cosa da selezionare è il tipo di pagamento che volete fare. In questo caso facciamo finta di essere tutti abbastanza col portafoglio pieno, scegliamo il 12 mesi, che è quello che prevede il maggiore sconto, che ricordo è di 86 euro l'anno, quindi ci fa risparmiare alla fine bei soldini. Eccolo qua, viene selezionato, vi dice quanto dovrete pagare, la spedizione che arriva a 12 mesi di spedizione chiaramente, qui vi scorpora quanto costa la spedizione. Ok, qui vi fa inserire, se lo avete, un codice promozionale che di solito si ottiene registrandovi sul sito ufficiale della Eagle Moss, ma io ho provato, di solito è un codice che ti fa scontare solo 5 euro, quindi non è che sia tutta questa cosa, però se volete lo potete richiedere semplicemente registrandovi sul sito ufficiale della Eagle Moss, quindi non su questo. Poi premete su Get Started, chiaramente qui vi riporta la cifra da pagare in questo caso. Aspettate il caricamento della pagina successiva. Qui vi porta già dei nominativi fittizi, io adesso utilizzerò proprio questi per non mettere i miei, ma comunque qui mettete nome, cognome, vostro indirizzo mail, qui lo confermate il vostro indirizzo email, un numero telefonico in maniera tale da essere contattati se ce ne fosse necessità. Qui selezionate la casella se volete ricevere email circa questa collezione o altri prodotti dalla Eagle Moss, quindi in questo caso selezioniamola. Qui vi riepiloga quanto andrete a pagare, vi dice anche le cose che vi verranno mandate come prima spedizione. Chiaramente la prima spedizione avrà il costo che è già compreso in questa cifra di 3,99, quindi comunque la pagherete a un prezzo speciale rispetto ai 23,98 previsti. Vi ricordo ancora che la cifra è già inglobata in questi 540,63 e premete su Next. Qui vi fa selezionare il paese. Voi chiaramente, se state in Italia, selezionerete Italy. Qui metterete un indirizzo, la vostra via. Qui metterete un secondo indirizzo se lo avete, ma è sufficiente uno. Qui il codice di pagamento postale, diverso per città a città, che sicuramente tutti saprete qual è il vostro.
Qui potete mettere, scegliere una città qualsiasi dove abitate, ovviamente. Qui riportate la provincia, che io qui ho messo Parma non perché io sia di Parma, ma perché l'avevo già impostati per altri esempi. E poi confermate su Next. Qui praticamente siamo alla pagina di riepilogo, un attimo prima del pagamento. Vi riepilogo l'indirizzo a cui vi verrà spedito, quindi vi consiglio di controllarlo bene che non riporti errori. Selezionate questa casella se il vostro indirizzo di fatturazione è lo stesso di quello di spedizione. Diciamo che in linea di massima per i clienti privati sì, è sempre uguale. Solo nel caso di aziende potrebbe essere che uno ha un indirizzo di fatturazione diverso da quello in cui magari vuole ricevere la merce. Oppure può anche capitare, se volete farvi spedire la merce a un indirizzo diverso da quello della vostra abitazione, in quel caso potete separare i due indirizzi, ma diciamo che la maggior parte non avremo questa necessità. Qui potete scegliere il metodo di pagamento, che potrà essere tra carte di credito o PayPal. In questo caso io vi consiglierei PayPal perché, come tutti sapete, PayPal vi garantisce anche una sorta di assicurazione contro eventuali frodi, eccetera. Non è un rischio che si corre con la Eagle Moss, per carità, perché parliamo di un editore a livello internazionale, quindi non è che state acquistando da un piccolo privato che potrebbe darvi una fregatura. Però comunque, se volete dormire sonni tranquilli, io consiglio di usare PayPal. Qui ti riporta i termini delle condizioni generali, poi questi ve li andate a leggere con calma perché c'è da perderci un po' di tempo. Riporta quando verranno spediti anche vari regali, eccetera, eccetera. Quindi vi riporta a quale spedizione. In questo caso, per esempio, vedete, vi dice che riceverete il travel mug, quindi la coppa quella da viaggio riscaldabile, no? Quella che abbiamo visto prima, col quinto invio, quindi non con il quinto fascicolo, con il quinto invio. E qui quindi andatevi a controllare poi bene quando sono previsti gli invii dei vostri regali, ok? Un'altra cosa da segnalare è che ci saranno da acquistare altri raccoglitori, come vedete qua. Con la 12ª e la 23ª spedizione riceverete questi raccoglitori che avranno un costo però di 8,99. Io adesso non so se quel costo è già compreso quando pagate l'offerta a 12 mesi, ma potrebbe esserlo, come no, non è molto ben specificato. Quindi tenete presente che in caso ci potrebbe essere questa possibilità di dover pagare i raccoglitori a parte, anche se credo che dovrebbero essere compresi, però tante volte. Ok, poi lo andate a leggere bene, anche per chi non sa inglese, basta che fate un copia e incolla, lo mettete su Google Traduttore e ve lo tradurrà tranquillamente tutto senza difficoltà. Qui segnalate che avete più di 18 anni spuntando questa casella e poi cliccate sul sistema di pagamento che volete usare e diciamo il gioco è fatto. Io adesso chiaramente mi interrompo qua perché non devo effettuare l'acquisto adesso e niente ragazzi, che vi posso dire? Il modello diciamo che a occhio merita. Io ovviamente non ce l'ho sotto mano. Il fatto di non poter acquistare il primo numero nelle edicole non ci darà più la possibilità chiaramente di toccare con mano la qualità del prodotto, però posso dirvi in linea di massima che sono sempre realizzate in materiali abbastanza buoni. La Eagle Moss ha toppato in passato su alcune cose, in particolare sulla DeLorean di Ritorno al Futuro, dove non tutta, però alcune parti della vettura erano un po' troppo delicatine e quindi potevano subire danni più che altro durante le fasi di montaggio, non a modello finito. Per farvi l'esempio, la DeLorean aveva l'apertura degli sportelli ad ala di gabbiano. Se uno non aveva l'accortezza di fermare le portiere con del nastro adesivo quando si lavorava sul sotto della macchina, se la portiera si apriva di scatto, chiaramente il contraccolpo faceva spezzare le cerniere, il che è anche normale, diciamo, però ecco, se magari la cerniera fosse stata fatta in un metallo più duro, tipo l'acciaio, magari non sarebbe avvenuto. Quindi diciamo che certe accortezze magari non ci sono state. Io adesso non so se su questo modello ci siano problemi di questo tipo. Sicuramente non ha le ali di gabbiano come portiere, quindi il problema non dovrebbe esserci. Quanto alla resistenza della minuteria, quella è tutta da vedere, perché ovviamente le viti sono molto piccole. Io consiglio sempre in questi casi di lubrificare
la vite e la sede dove andrà ad impanare con lubrificanti specifici tipo il VD40 o lo Svitol. In questo caso eliminerete di molto il rischio di rottura delle viti. Fate sempre, mentre avvitate, un paio di giri a stringere e un giro a tornare indietro, in maniera da portare fuori eventuali detriti metallici che si creano durante il percorso della vite. E a parte questo vi consiglio di iscrivervi al gruppo che vedete qua, gruppo Facebook che ho creato da poco, e cercherà di raccogliere tutte le persone interessate della nostra Italia, interessate sia a fare l'ordine, quindi ad acquistare il modello, e sia magari a curiosi e appassionati che vogliono comunque vedere come andrà questa cosa, e poi magari si appassioneranno dopo e acquisteranno magari più in là il modello. Vi invito a iscrivervi, vi lascerò chiaramente il link in descrizione, e troverete sicuramente aiuto per chi di voi vorrà montare il modello con i membri che sono magari modellisti più esperti. Quindi anche chi di voi non ha molta pratica in queste cose, però ci si vuole cimentare, sicuramente iscrivendosi a un gruppo come questo troverete aiuto per risolvere piccole problematiche di montaggio. Però ripeto, sono modelli che normalmente non presentano grosse difficoltà, è giusto quell'aiuto proprio strettamente necessario per chi non ha mai messo mano a un modello, quindi è veramente a digiuno, si può trovare magari leggermente spaesato, anche se le istruzioni sicuramente saranno super dettagliate, eccetera. Però diciamo che se uno vuole un piccolo aiuto e non vuole interpollare direttamente la Eagle Moss, che magari richiede una perdita di tempo tra richiesta e risposta, questo gruppo sicuramente troverà gente che saprà dare una risposta ad ogni dubbio, non a quelli burocratici. Chiaramente per ogni discorso che riguarda pacchi e spedizioni contattate la Eagle Moss. Io nel gruppo metterò chiaramente ogni riferimento per contattare la Eagle Moss, vi metterò il collocamento sia al sito per fare l'ordine, sia al sito della pagina Facebook dove poter chiedere assistenza per qualsiasi cosa alla Eagle Moss direttamente. È stato predisposto già un canale in lingua italiana per farlo, vi verrà fornito anche un numero telefonico e un indirizzo mail dove verrete comunque contattati in italiano, e quindi diciamo che non dovreste avere nessun problema nella gestione di questo abbonamento. Bene ragazzi, io con questo vi saluto, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al gruppo nel caso foste interessati a realizzare questo modello che comunque promette veramente bene. Saluto tutti gli appassionati di Fuori in 60 secondi. Se il video vi è piaciuto o comunque ritenete che vi sia stato utile, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti da Andrew Riker, buon montaggio a tutti!